Il video che vedrete fra poco si dedica alla lavorazione soltanto di questa fascia elastica, questo effetto maglia. È una fascia che appunto si utilizza normalmente per dei polsini, per delle maniche quindi, ma anche per delle sciarpe, per i cappellini o direttamente anche formare delle maglie complete. Ha questo effetto appunto elastico. Io l'ho utilizzata su un mini abito che sto preparando. È una lavorazione molto complessa, la vedrete nei prossimi giorni, la sto ancora ultimando, però in questo caso voglio dedicare l'attenzione soltanto a questa lavorazione. Quindi vi faccio vedere uno schemino veloce. La fascia si sviluppa in modo rettangolare a secondo della circonferenza di cui avete bisogno. Naturalmente valutate il doppio, quindi la lunghezza sarà il totale della vostra circonferenza, perché la svilupperemo per il lungo e poi verrà chiusa sul lato. Per iniziare la lavorazione, quindi, si parte dal lato più piccolo, quindi la catenella prevede questo ingombro, che è di fatto appunto quella che poi sarà la vostra lunghezza. Catenella, i punti si sviluppano a righe e quanto poi la farete lunga la valuterete con la vostra circonferenza, per l'appunto come vi dicevo poc'anzi. Vi lascio quindi la visione a questo piccolo video che poi diventerà anche un complemento al lungo lavoro che vi sto preparando. Per avviare la lavorazione eseguiamo 15 catenelle con l'uncinetto 6, il tipo di filato che sta usando. Queste 15 catenelle sono il corrispettivo di 10 centimetri. Ora la lavorazione si sviluppa in questo senso, perché il punto elastico che adesso sto per farvi vedere ha un aggancio sulle righe, prima anteriormente e poi posteriormente, ma vediamo come viene realizzato e vedrete che in modo velocissimo riuscirete a fare una bellissima strip che poi utilizzeremo come fondo del nostro mini abito. Ho deciso di realizzare questo strip di base del mio abito con dei punti abbastanza importanti, quindi ho scelto un doppio punto alto. Ne ho già fatti una prima fila e ora, terminata appunto la prima lavorazione, mi giro e proseguo. Inizia così la creazione del punto elastico vero e proprio. La prima maglia è semplice perché mi inserisco direttamente soltanto nella capocchietta del primo punto e salgo di 3. Ora che sono in alto carico il mio doppio punto e inserisco l'uncinetto da dietro e a cavallo per entrare a pescare il filo dietro. Lo faccio scorrere, lo porto dietro e chiudo il doppio punto. Così farò per i successivi, quindi passo da dietro, prendo il filo e da dietro chiudo il doppio punto alto. Ancora dietro, prendo il filo, lo faccio scivolare dietro e chiudo il doppio punto alto. Ne faccio un altro, dietro, dietro, prendo il filo, lo faccio scorrere dietro ed ecco il quinto doppio punto alto. Ecco, questi sono i primi punti alti del mio punto elastico.
Questa lavorazione è scelta soprattutto per fare appunto questo effetto, no? Che sia proprio maglia come se fosse una lavorazione di ferri, è scelto molto spesso per la chiusura proprio in vita di maglioni, dei polsini, utilizzata tantissimo per i polsini o per le sciarpe, per i cappelli, perché è proprio un punto molto coreografico e dona questa possibilità proprio di elasticità. Per questa ragione noi creiamo questa fascia che sarà molto lunga e poi monteremo sul nostro abito in questo modo, proprio orizzontalmente, in modo che avremo poi la possibilità e il gioco intorno alle gambe di apertura morbida. Ma adesso concludiamo la seconda riga, sempre come vi dicevo, caricando 2 punti e passando da dietro l'uncinetto. Tutta questa riga la eseguiamo in questo modo. Dietro, facciamo passare il filo frontale dietro e chiudiamolo. Con la terza riga faremo il procedimento opposto. Ora concludiamo questa. Una volta che prendete la manualità è veramente veloce, vedrete che la strisciolina che tanto pensavamo di utilizzare si crea veramente in brevissimo tempo. Qua mi si è, ecco, agganciato il filo dietro, posteriormente finisco il mio doppio punto alto, ancora dietro, sto per chiudere il secondo giro, dietro, eccoci qua, e anche l'ultimo dietro, togliamo dietro e voilà. Ecco, così è come si presenta la seconda riga. Vedete dietro c'è tutta la lavorazione del gancio posteriore, invece in questo modo si può vedere benissimo questa. Ora effettuiamo la terza riga, saliamo sempre di 3 punti, 1, 2, 3 e avviamo la terza riga con il procedimento opposto, quindi carichiamo sempre 2 volte l'uncinetto e anziché passare da dietro come abbiamo fatto in precedenza, passiamo frontalmente e quindi agganciamo frontalmente il filo. 2, agganciamo frontalmente e tiriamo fuori. Eccoci qua. Rifacciamo frontale e tiriamolo su. Ancora frontale. Di fatto accavaliamo il filo direttamente al corpo del punto sottostante. Frontale e agganciamolo. In questo modo i punti non vengono tirati e bloccati sulla capocchietta della maglia, ma rimangono morbidi perché per l'appunto semplicemente ancorati, come dicevo, proprio al corpo dei punti stessi. Finisco la terza riga e come potete vedere
si sta realizzando il nostro effetto. Avremo questo effetto proprio elastico che tornerà molto utile sul fondo del nostro mini abito. Adesso creiamo una striscia alternando la lavorazione sempre con l'uncinetto o inserito posteriormente o inserito frontalmente, una riga alternata all'altra. Vediamo poi quanto farla lunga. Ok, benissimo, ho terminato la striscia, come vi dicevo, a punto elastico. Ho fatto più righe fino ad arrivare a circa 80 centimetri. Essendo per l'appunto elastico, avrò la possibilità di arrivare almeno a un 85 e questo mi è sufficiente come base ultima della mia gonna. Come notate, la lavorazione crea un po' questo effetto ricciolo, ma non vi preoccupate perché adesso andiamo a sistemarla, quindi è un effetto del tutto naturale quando affrontate il punto elastico in questo modo. Raggiunta la lunghezza desiderata, mi sono fermata sul lato che considero buono alla mia vista, cioè voglio che mi si veda questo lato con la lavorazione ben in vista. Vedete, questo qua è il retro completamente liscio e invece questo è l'effetto che voglio vedere. Quindi mi sono fermata sul lato dove frontalmente inizierò a fare tutto il bordo di perimetro. Da questo momento abbandono l'uncinetto 6 e affronto tutto con l'uncinetto 5. Dal punto in cui mi sono fermata mi alzo con le prime 2 catenelle, che sono il corrispettivo del mezzo punto che adesso andrò a fare, e piano piano affronto tutta la lunghezza del mio strip. Bene, mi sono quindi fermata sulla riga che abbiamo appena terminato e quindi per fare il bordo giro il lavoro per proseguire in orizzontale. Il bordo lo facciamo di mezzi punti, quindi il primo sono 2 catenelle, ecco il corrispettivo del primo punto. Successivamente ne inseriamo uno nel corpo del punto sotto e uno nell'inserzione dei 2 punti. Proseguo sempre nell'inserire un punto nel corpo sottostante e un punto nell'inserzione dei 2. Ecco, io ho scelto di fare i mezzi punti. Potete scegliere a secondo della vostra manualità se fare un bordo più spesso e utilizzando punti alti oppure semplicemente punti bassi. Ecco, io a secondo del filato che sto usando nella mia manualità e per l'uncinetto ho optato per i mezzi punti e soprattutto un inserimento sul corpo sotto. C'è anche la possibilità di inserirne 2 perché effettivamente c'è lo spazio. Poi però potrebbe anche essere che in termini di lavorazione su tutto il bordo il lavoro
tende a tendersi troppo, cioè si stira troppo e si perde un po' l'effetto elastico che vogliamo dare. Quindi io preferisco lasciarne uno, magari non tirare troppo il punto lasciandolo morbido, così si mantiene l'effetto per l'appunto elastico che dicevamo. Proseguiamo così per tutta la lunghezza del mio perimetro e arrivato in fondo a questa riga uniremo le due estremità e quindi via. Sono arrivata in fondo alla mia lunghezza, ho fatto il mezzo punto nell'inserzione dei punti sottostanti, un mezzo punto nel corpo centrale e adesso l'ultimo mezzo punto lo sostituisco con una catenella perché devo andare ad agganciarmi alla base, cioè esattamente sullo spigolo della mia lavorazione. In questo modo io adesso prendo l'altro margine tenendo sempre a vista, come vi dicevo, la lavorazione, diciamo così, rigata, per intenderci, e effettuo l'unione dei due estremi. Quindi sono già passata con l'uncino sull'estremità della mia riga e adesso vado a prendere anche l'altra estremità. Quindi mi infilo sullo spigolo, prendo il filo e chiudo con un punto bassissimo e ho agganciato così le due estremità. A questo punto adesso unisco i punti dei due lati con un aggancio superficiale, cioè faccio i punti in rilievo. Il primo lo sostituisco con una catenella e poi adesso inserisco l'uncinetto e prendo il doppio punto, 1 e vado avanti così fino ad unire, vedete, le due estremità. Quindi entro sulla prima riga e vado a pescare i due punti dietro. Vedete? In questo modo io creo proprio la stessa crestina che mi riporta alla lavorazione del punto elastico sottostante. Vado avanti ancora un paio di punti così vi faccio vedere. 1 dietro, uniamo le due estremità e punto, 1 dietro e 2. Ecco, questo è l'unione delle due estremità. Proseguo in questo modo, allaccio completamente le mie estremità e mi riporto sul lato opposto e effettuerò il bordo poi anche da questa parte. Con la chiusura dei punti in rilievo
abbiamo assemblato le due parti e quindi unito a circonferenza la nostra strip. Ci siamo quindi portati sul lato opposto e adesso proseguiamo a fare il bordo anche su questo lato, sempre coi mezzi punti, uno in costa e uno sul corpo centrale. Chiudiamo tutto il giro e arriviamo fino in fondo. Terminata la fascia, vedete, ho fatto i bordi superiori e sotto e anche l'unione delle due estremità è completamente e perfettamente nascosta al resto della lavorazione.